Ciao, sono Luca Spinelli, consulente finanziario indipendente. Ti do il benvenuto nell'ultimo per davvero video del mio corso intensivo Come investire. Questa è la parte 5. Oggi vediamo come diventare milionari, perché è possibile? Sì, sicuramente. È facile? No, assolutamente no. Ma non è difficile perché devi andare in miniera con il piccone a spaccare a rocce 23 ore al giorno sotto il sole. È difficile perché ci vuole una testa veramente dura e di ferro, devi essere incredibilmente inamovibile da quella che è la strategia che ti porta a diventare milionario, ok? Senza fatica, fra virgolette, ma la fatica è tutta nella testa. Allora, come diventare milionario con gli investimenti, anche se parti da zero, perché è questo il punto, cioè se uno i soldi già ce li ha, ovviamente li farà più facilmente, se uno non ce li ha farà più fatica. Quindi noi vediamo il caso partendo da zero, ok? Allora, la domanda è letteralmente da 1 milione di euro. Ti voglio dire una cosa importantissima intanto. Allora, i rendimenti passati, tu lo sai, non sono mai indicativi dei futuri, quindi noi possiamo fare degli esempi con dei dati storici. Io ti posso dire l'azionariato globale negli ultimi 10 anni, 15 anni, l'S&P 500 ha avuto un rendimento di, non so, il 10%, il 7, l'8, il 15, ma non vuol dire assolutamente nulla. Lo stesso discorso te lo posso fare a livello, diciamo, storico. 7-8% di rendimento medio netto annualizzato. Non vuol dire nulla, però. Negli ultimi 100 anni è stata così, magari domani è diversa. Però magari domani è diversa nel senso che sale ancora di più o magari, certo, sale ancora di meno. Quindi, esempio puramente teorico, quello che noi stiamo facendo in questo episodio, ok? Domani può andare molto bene, può andare molto peggio. Però tendenzialmente, diciamo, l'azionariato, se noi parliamo di quello, perché parleremo di quello, non diventi multimilionario, non diventi neanche milionario con le obbligazioni di certo, parleremo di azionariato. Però comunque ricordati che l'azionariato tendenzialmente tende sempre a salire perché che cos'è l'inflazione? L'inflazione è l'aumento generalizzato dei prezzi, quindi i prezzi chi li fa? Le aziende, quindi ovviamente tendenzialmente le azioni dovrebbero sempre e solo salire, seguendo questo concetto. Però comunque non è detto, esiste anche la deflazione, ma noi lo diremo spesso in futuro, se capitano tutti questi scenari deflattivi, comunque sconvenienti, vuol dire che noi abbiamo altri problemi che vanno al di là dei soldi, magari c'è una guerra, c'è una crisi economica devastante, c'è un'epidemia, stiamo morendo tutti, quindi non ci interessa più dei soldi in quel caso. Quindi facciamo dei ragionamenti sui casi, diciamo, più tranquilli di questo mondo, ok? Quelli dove i soldi ancora contano. Intanto facciamo una differenziazione molto importante legata al investire subito e gradualmente, perché tu puoi diventare milionario partendo da zero o puoi diventare milionario partendo già da un capitale di partenza. Quindi parliamo di PIC e di PAC. Il PIC è il piano di investimento capitale, che è la cosa migliore da fare in assoluto se tu hai i soldi. Parti oggi, investi tutto subito. Statisticamente ti dà i rendimenti migliori. Il PAC invece è un piano di accumulo capitale. Tu il PAC lo fai se i soldi non ce li hai. Ok, quindi tu ogni mese, ogni anno cerchi di mettere via dei soldi che poi vai a investire. Puoi farlo mensilmente, puoi farlo trimestralmente, puoi farlo come vuoi, quando vuoi. Fai un PAC automatico, fai un PAC manuale, non importa. L'importante è fare il PAC, ecco, e investire quello che stai risparmiando, perché altrimenti non solo non diventi milionario, ma questi soldi vengono erosi dall'inflazione. Ricordiamoci, inflazione italiana storica 1, 1,5, inflazione europea 2, 2,5. Quindi sembra poco, ma guarda che nell'arco di 10 anni con l'inflazione al 2% tu non hai perso il 20%, tu hai perso di più del 20%, perché hai perso il 2 il primo anno e poi hai perso il 2 ancora il secondo anno e hai perso anche il 2 sul 2 dell'anno prima. Quindi nell'arco di 20-30 anni l'inflazione ha praticamente devastato il tuo portafoglio, hai un terzo o metà di quello che avevi. Poi il caso italiano è abbastanza particolare, ma questo vedilo come un vantaggio, perché vuol dire che quando tu investi in azionariato globale, vivendo in Italia, hai, fra virgolette, come minimo il rendimento dell'inflazione che è più alta rispetto a quella italiana, quindi stai portando a casa più soldi con un potere di acquisto, ecco, più alto rispetto a quella che è invece la situazione italiana. Comunque, chiudiamo questo discorso. Ti direi che ti faccio qualche esempio adesso di PIC con dei rendimenti. Un'altra cosa importante da dire prima però, il PIC e il PAC, quindi quando tu stai facendo un piano di investimento, un piano di accumulo, tu non me lo puoi toccare, altrimenti milionario non ci diventi mai.
ok? Lo tocchi quando sei milionario, perché se tu continui a staccare dei pezzi dal rendimento che hai avuto, al milione non ci arrivi, ma questo mi sembra palese. Ma guarda che tanti invece si perdono sulla strada, perché ah no, guarda, l'ultimo anno ho avuto 30% di rendimento, sì va bene, siamo usciti da una crisi incredibile, dalla guerra, quello che vuoi, e quindi mi tolgo uno sfizio, di questo 30% di extra rendimento che ho avuto me ne spendo una parte. Va bene, puoi farlo, però attenzione, allora il tuo obiettivo non è più diventare milionario nel più breve tempo possibile, il tuo obiettivo è accumulare capitale e poi spenderlo. Ecco. Quindi mi raccomando, numero 1, definisci un obiettivo, perché tu vuoi diventare milionario, ma tu a questo obiettivo devi rimanere fedele per tutto il tempo che ti serve, altrimenti milionario non ci arrivi mai, o ci arrivi quando hai 80 anni. Ricordati, l'interesse composto è devastante. All'inizio sembrano briciole, ma quelle briciole nell'arco di una vita fanno tutta la differenza del mondo. Tu puoi essere milionario o puoi essere non milionario, grazie alle briciole, che la maggior parte delle persone lascia per strada perché sono briciole, ma non è così, non sono briciole. Vedile sempre in ottica, cioè 100 euro che tu hai bruciato oggi nell'arco di una vita, nell'arco di 50 anni magari erano 1000, quindi tu oggi dici sì va bene, io 100 li avrei bruciati tranquillamente, però sai, se fossero stati 1000 no, non l'avresti fatto. E quindi questo potrebbe essere un esempio mentale che ti aiuta a capire quanto siano importanti le briciole, ok? Soldi risparmiati, non spesi, non sprecati, perché i soldi va bene spenderli, ma non sprecarli. Allora, facciamo un esempio pratico. Io ho una calcolatrice qua sotto. Facciamo un esempio semplice con un PIC, ok? Perché per fare il PAC ti devo un attimo complicare i conti, quindi sarebbe più comodo vedendo anche tu lo stesso che vedo io. Quindi non parliamo di PAC solo perché è un attimo complicato da spiegarti, ma non cambia assolutamente nulla. Parliamo di PIC, per semplificare, che tanto alla fine, io sarò onesto, è la maggior parte dei casi che mi vengono proposti sono tutti da PIC, ok? È difficile trovare una persona che a X anni mi dice ok, comincio a investire, voglio risparmiare per investire. Cioè esiste, per carità, ma sono casi abbastanza rari, ok? Chi viene da me di solito deve fare il PIC, perché ha ereditato, perché si è reso conto che ha tenuto parcheggiato 1 milione di euro, 100.000 euro sul conto per anni a far nulla, e quindi lo vuole finalmente movimentare, o ha ereditato una casa, l'ha venduta, ha liquidità, eccetera. Quindi io parlo sempre per la maggior parte delle persone. Se tu non hai il capitale, fa niente, i conti che noi facciamo valgono in maniera identica per te, ok? Sono solo un attimo diversi ma uguali, ma sono sicuro che hai capito, simili. Allora, io faccio l'esempio emblematico, no? Ho 100.000 euro, Luca, come li investo? Quindi compro azionariato globale, è un esempio, non fare queste cose. Compro azionariato globale, mi posso aspettare un rendimento medio netto annualizzato del 7 dell'8%. È un esempio teorico, quindi lo ripeto alla morte in questo video. Quindi io faccio 100.000 per 1,075, ok? Che sarebbe il 7,5%, no? Espresso senza il termine percentuale, e poi lo elevo a 20 anni. Io posso dire che, posso fare un esempio, ho accumulato per una vita, mi sono trovato a 30 anni con 100.000 euro, cosa faccio? Li investo benissimo, faccio un PIC di questo tipo, ipotizzando un rendimento di questo tipo, cioè del 7,5 netto. Io vedo che nell'arco di 20 anni, se riesco a rimanere fedele alla mia strategia, io raggiungo i 425.000 euro. Tu dici, sono pochi? No, non sono pochi, spero, perché vuol dire che tu nell'arco di 20 anni hai tirato fuori 325.000 euro praticamente dal nulla. Sono soldi che sono stati immobili, però, certo, ma tu trovami qualcosa che ti renda altrettanto. Però non fermiamoci qua, perché noi vogliamo diventare milionari, quindi facciamo un'altra simulazione e ti faccio vedere quanto rende l'interesse composto, perché io ho fatto apposta a scegliere i 20 anni, perché sono un periodo di tempo molto lungo che ti deprime, no? Caspita, dopo 20 anni ho solo più che quadruplicato il mio capitale, no? Sono triste. Quindi facciamo un altro esempio: se tu 20 anni li fai diventare 32, ok? Quindi tu hai incrementato del 50% il tempo di
attesa, ma tu in questo caso, guarda la magia dell'interesse composto, non hai aumentato del qualcosa di più del 50% il tuo rendimento, ok? Prima hai tirato fuori da 100.000 a 400.000 euro, adesso però dopo altri 12 anni tu sei arrivato finalmente ad essere milionario, quindi questa è la magia dell'interesse composto. Dopo solo i 12 anni in più rispetto ai primi, dove tu eri arrivato a 400.000, adesso dopo 12 anni sei finalmente a 1 milione, hai tirato fuori altri 600.000 euro, cioè più del doppio di quelli che avevi guadagnato prima nell'arco di 10 anni e l'hai fatto in metà del tempo. Questo è l'interesse composto e vuol dire che se tu sei giovane è giusto che cominci a capire come investire. Se tu sei giovane e vivi con i genitori in Italia, la statistica mi dice che si esce di casa sui 32-33 anni, è la statistica che lo dice, e tu hai davanti non 10 anni, tu hai davanti più di 10 anni in media, poi ogni caso è specifico, hai più di 10 anni per fare questo ragionamento, per accumulare soldi partendo da zero, ok, non diventi milionario a 30 anni, se parti da zero, ovvio, però tu hai la possibilità di arrivare a 30 anni con un capitale che magari ti permette di comprare casa in contanti, perché se tu hai lavorato per 10 anni, per 14 anni, nell'esempio riportato, ok, 32-33, ma tu magari hai cominciato a lavorare a 18-19, tu con un rendimento di questo tipo, ovviamente iper sbilanciato sull'azionariato nel nostro esempio, hai lì un bel patrimonio, poi ovvio, devi aver risparmiato e investito. Poi uno può non volerlo fare perché non rientra nei suoi obiettivi, ma se tu vuoi diventare milionario, ecco come puoi fare, investendo fin da subito e soprattutto capendo come investire. Quindi questo è un esempio teorico, ovviamente non va bene per tante persone, può andare bene per altre, ma io questo posso fare sfortunatamente, non posso vedere il caso specifico di ognuno, posso solamente fare un discorso teorico, un discorso educativo legato al come diventare milionario con delle somme di denaro che magari uno può aver ereditato. Infatti adesso chiudiamo il video con questo esempio, con l'eredità, perché il discorso che io ho fatto adesso si potrebbe prestare a delle eredità che solitamente, qua è sempre un esempio teorico, però chi viene da me di solito, ma i casi più frequenti, non di media, ma di mediana, che è diverso, sono magari intorno ai 200, 300, 500 mila euro di eredità. Quindi ovviamente puoi sempre diventare milionario anche se cominci tardi, quindi non sei più il giovane che parte da zero, fa il PAC fin dai 18 anni, ma se parti un attimo più tardi, guarda, non ci sono problemi, perché se tu mi parti con magari mezzo milione di euro, e di anni ne hai 50, 60 perché diciamo ti hanno lasciato i genitori, non è tardi, questa cosa che noi abbiamo appena detto in tutto questo video non si applica mica solo a chi è giovane, tu puoi diventare milionario anche se sei fra virgolette un po' più in là con gli anni. Quindi esempio pratico della calcolatrice, mezzo milione di euro a questo solito rendimento nostro teorico immaginario, 7,5 netto, in 10 anni, guarda quanto diventano 1.030.000 euro, quindi tu, hai visto l'interesse composto, ma soprattutto quanto è importante aver risparmiato le briciole, ok? Tu erediti mezzo milione di euro, io nell'arco di 10 anni magari con questi rendimenti ti posso portare ad essere milionario e tu lo fai solo nell'arco di 10 anni, ok? Quindi la cosa importante non è andare incontro a questo rendimento teorico di cui ti ho parlato, che è l'azionariato globale, ok? Non si diventa milionari seguendo le cose che ti vengono dette su YouTube. Sono tutti esempi teorici che però ti aiutano a entrare nell'ottica. Se tu vuoi diventare milionario lo puoi fare con tanta disciplina, con tanto capitale. Il capitale, se non ce l'hai, lo possiamo creare insieme. Se invece ce l'hai, lo possiamo mettere immediatamente a reddito. Ma anche se non ce l'hai, lo mettiamo a reddito, perché devi cominciare sempre dal primo euro, da qualche parte devi cominciare. E se tu hai la testa dura di voler farlo e rimanere fedele al tuo obiettivo di diventare milionario, tu lo puoi sicuramente fare. Poi dal voler fare e il fare effettivamente c'è di mezzo il mare, lo sappiamo, ma teoricamente parlando tu puoi farlo. Quindi io ti ringrazio per aver visto questo video e direi che se questo mini corso intensivo ti è stato utile, noi ci vediamo nei prossimi video, oppure per una consulenza qui in studio per capire come effettivamente cominciare a mettere a reddito i tuoi risparmi, oppure per cominciare a creare un patrimonio di risparmio. Ciao!